Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E poi, come dico sempre, ascoltate il video fino alla fine perché devo anche darvi un aggiornamento che riguarda proprio le locazioni, cioè gli affitti delle case, perché ne ho scoperta una per caso, stavo facendo delle ricerche e mi è saltata all'occhio sta cosa qua. E quindi ve la dico poi anche durante il video. Ma partiamo subitissimo con il primo aggiornamento di oggi. Molto spesso leggo di commenti di persone che mi scrivono sotto i video e mi dicono sai, il reddito di cittadinanza è stato inserito nell'ISEE e adesso mi abbassano l'importo dell'assegno di inclusione perché mi hanno conteggiato praticamente il reddito di cittadinanza. E allora cosa facciamo? Siccome c'è ancora, mi pare di capire, tanta confusione in giro, cerchiamo di fare un po' di chiarezza in merito a questo discorso. E sapete come lo facciamo? Lo facciamo andando a leggere una piccola guida del Ministero del Lavoro che ci spiega tutto quanto. Allora, dal reddito familiare, attenzione, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE, quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, di reddito di cittadinanza, ovvero, quindi vuol dire oppure, di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. Sono invece aggiunti i trattamenti assistenziali in corso di godimento, ad esclusione di quelli percepiti in funzione, in ragione delle condizioni di disabilità e quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. Poi, vabbè, per chi magari rientra in questo campo, adesso non so quante persone possono rientrare in questo settore, comunque i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare. Ve l'ho detto, è una cosa che riguarda secondo me pochissime persone, tra l'altro neanche nessuno di quelli che guarda il mio canale. Mentre invece per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, quindi diciamo i soldi che si hanno, bisogna che un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro aumentato quindi di 2.000, quindi da 6 a 8, per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, aumentato di altri 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. Poi non finisce qui, perché tutti questi valori sono ancora aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente all'interno del nucleo. Quindi questa diciamo era la base. A questo punto spero adesso che un pochino si sia capito meglio tutto questo meccanismo e comunque nel caso ci fosse qualcosa che vi interessa o che cosa, potete tornare indietro nel video e riascoltare la parte che vi interessa, ecco. Poi anche qua nel caso ci fosse basta che commentate qui sotto al video, sapete che io i commenti li leggo tutti, poi ovviamente non è che rispondo a tutti singolarmente, quando c'è qualcosa di interessante faccio un breve video così lo vedono tutti quanti. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Ho scoperto una cosa nuova sul sito internet dell'INPS che dovevo assolutamente raccontarvi. Sapete che l'INPS è sempre in fase di aggiornamento ultimamente, no? Perché sono arrivati questi soldi del PNRR e allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farci belli e quindi dobbiamo aggiornare sul benedetto sito internet. E quindi che cosa ci inventiamo? Ci inventiamo questa cosa qua che adesso vi dico.
Quindi nell'ambito che loro chiamano dei servizi che l'INPS mette a disposizione del cittadino, è stato realizzato un nuovo servizio online, sia che riguarda sia i datori di lavoro che per quanto riguarda i lavoratori domestici. Questo servizio darà la possibilità di visualizzare l'estratto contributivo con informazioni più dettagliate rispetto alle precedenti versioni. Io non sapevo neanche che esistessero delle precedenti versioni, secondo me io non l'avevo mai visto, quindi è una novità assoluta anche per me. E tra l'altro queste nuove informazioni saranno utili a tutti gli interessati per poter fare dei controlli in merito proprio alla contribuzione accreditata. E allora, funziona così, una volta fatto l'accesso al sito internet dell'INPS, il servizio darà poi la possibilità di consultare l'estratto conto sia in modalità datore di lavoro che in modalità lavoratore. Quindi dicono che a un certo punto questo sistema sarà in grado di riconoscere il ruolo del soggetto autenticato. Loro dicono attraverso la lettura degli archivi dell'istituto, mostrando automaticamente la pagina dedicata in relazione al codice fiscale del richiedente, no? Quindi lui dice, una volta che uno fa l'accesso col codice fiscale, ti becca e dice tu sei un datore di lavoro oppure tu sei un lavoratore. Cioè, il meccanismo è semplicissimo. Quindi avremo due sistemi. Uno, come vi ho detto, è l'estratto conto datore, nel caso in cui il cittadino che accede all'estratto sia un datore di lavoro, come vi ho spiegato, il sistema presenta l'elenco di tutti i rapporti di lavoro domestico che sono registrati sul sito internet dell'INPS, sia attivi che cessati. E poi invece nel secondo caso avremo l'estratto conto lavoratore, e l'estratto conto del lavoratore presenta la medesima struttura che il medesimo contenuto esposto nell'applicazione UNEX per l'emissione dell'estratto contributivo. Quindi come vedete un po' alla volta l'INPS si sta aggiornando. Ovviamente sono siti internet che mettono a disposizione delle informazioni, ovviamente, no? Però diciamo sta aprendo degli archivi che prima non esistevano al pubblico, quindi non si potevano sapere questo tipo di informazioni, non si potevano sapere se non telefonando, andando, controllando, cioè una menata pazzesca. E comunque anche secondo me neanche prima si potevano sapere. Invece adesso, perché sono arrivati i soldi del PNR, allora mettiamo a disposizione queste piccole informazioni. Cambiamo argomento e ora vediamo la scoperta che ho fatto tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le locazioni, perché sono uscite delle indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ho proprio qua davanti il comunicato stampa del 10 di maggio che spiega tutto quanto. Poi, eventualmente, se mi ricordo, vi lascio il collegamento qui sotto dalla info box e ve lo potete andare a leggere tutto. Io adesso vi dico il riassunto breve, insomma, quello che ci interessa di più, ecco, senza, perché qua è lungo una quaresima, è lunghissimo, però io vi dico il succo e lo facciamo prima. Allora, attenzione al discorso delle locazioni brevi perché cambia la percentuale della cedolare secca. Allora, si passa dal 21 al 26%. Sapete che la cedolare secca era al 21%, adesso si passa al 26%. Solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. Quindi dal secondo immobile, dal secondo in avanti, il secondo, terzo, ti beccano il 5% in più. So che non si dovrebbe fare questa differenza così dal 21 al 26, 5%, però comunque ti beccano il 5% in più. Tra l'altro c'è scritto che cambiano anche le regole per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazione. Quindi non facciamo nomi, ci siamo capiti, quei siti internet dove uno va lì e voglio affittare una stanza, il bed and breakfast, qua e là, no? Quindi lì ti beccano, anzi no, attenzione, lì non ti beccano niente, lì continuano a mettere il 21% a titolo di acconto, perché loro dicono
questi siti internet non è che possono sapere il tuo regime fiscale, no? Quindi lì ti piazzano il 21%. Poi c'è scritto più avanti che l'aliquota dell'imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. E vabbè, questo ve l'ho detto, però il proprietario che mette in locazione diverse unità, quindi se uno già ha 4 stanze date come bed and breakfast, non so, facciamo così, oppure già 4 alloggi affittati, ecco, il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo di imposta per cui fruire l'aliquota del 20, l'hanno già definita l'aliquota ridotta, cioè come se fosse un'agevolazione, mentre in realtà era la base, no? E quindi uno al 21% e gli altri ti beccano al 26%. E dici come fai tu a saperlo? Allora lo sai perché dovrai indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta l'immobile che può avere la possibilità di pagare meno. Cioè siamo già diventati al pagare meno. Prima ce l'hanno piazzata così, beccati il 21%, adesso è diventata poter pagare meno. Cioè alla fine vedi come ti girano la frittata, no? Ecco. Comunque sta di fatto che ti hanno girato la frittata e ti hanno piazzato dal 21 al 26, quindi ti becchi il 5% di più. Poi si parla della semplificazione per gli intermediari, però io questa cosa qua non ve la leggo, se vi interessa la potete andare a leggere e vi spiega lì intermediari, gestori di portali telematici che incassano, intervengono nel pagamento del canone di locazione in qualità di sostituto a una ritenuta, cioè ti spiegano come funziona questa storia del 21% per gli intermediari e quant'altro, una ventina di righe scritte grosse parei e vabbè, ve le potete leggere. Prima di concludere vi ricordo la pillola del giorno. Intanto le dirette live sul mio canale di YouTube il giovedì sera alle 21:30, ci vediamo per le dirette live, cerchiamo di risolvere i problemi, di rispondere alle domande. Se non avete domande potete benissimo venirmi a salutare in diretta live. C'è gente addirittura che viene a salutare gli altri iscritti del canale. Sta diventando una specie di tipo un gruppo di persone che si ritrovano giovedì sera per parlare del più e del meno. Quindi giovedì sera 21:30 sul mio canale di YouTube, ricordate le dirette live. Seconda pillola di oggi: da adesso in avanti c'è la possibilità di diventare super iscritto al mio canale di YouTube. E uno dirà: che cos'è? Chi è un super iscritto? Un super iscritto è colui che ha la possibilità intanto di vedere molti più video rispetto agli iscritti base, ok? Ma non solo, perché all'interno delle dirette live il super iscritto ha anche l'accesso prioritario alle domande, quindi ha la possibilità di fare domande più veloci rispetto agli altri perché le domande sono messe in evidenza con un colore completamente diverso da tutti gli altri, quindi io praticamente le vedo prima. Se volete avere maggiori informazioni su come diventare super iscritto al mio canale di YouTube, oppure tra l'altro volete anche parlarmi telefonicamente, basta che vi aprite qui sotto la info box, cliccate sul primo collegamento e trovate le informazioni che vi interessano. Se vi viene difficile andare nella info box, allora ancora più semplice, basta che andate nella home page, quindi nella pagina principale del mio canale, aprite il mio canale, pagina principale, sotto il mio nome trovate un collegamento. Ecco, voi cliccate su quel collegamento e vi si aprirà un mondo. Ci sarà la possibilità di diventare super iscritti al canale, la possibilità di potermi parlare telefonicamente, entrare nella chat su Telegram e tanto altro. Quindi andate nella home page del mio canale, sotto il mio nome, primo collegamento, trovate tutte le informazioni del caso.
Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!